Ciao, bentornato sul nostro canale YouTube di Kizard. Oggi volevo parlarti un attimino di quelle che sono le cappe chimiche ducted e cappe chimiche ductless. Probabilmente ne hai sentito parlare, probabilmente no, o magari genericamente hai sentito parlare di cappa a estrazione totale, quindi il gergo ducted, e cappe a ricircolo ambientale, e sono le ductless. Perché ti dico questo e perché ho deciso di fare questo video? Troverai anche un articolo su www.kizard.it che parla espressamente di questo. Mi sono reso conto nel tempo che c'è tantissimi dubbi, tantissime domande su questo discorso, e spesso e volentieri i clienti che devono comprare una cappa o devono utilizzare una cappa non hanno la benché minima idea di che cosa si sta parlando. I venditori dovrebbero aiutare in questo, non tutti sono formatissimi per farlo e non arrivano spesso le informazioni, o meglio, alcuni portano un po' l'acqua al loro mulino, diciamo anche questo. Noi non vendiamo nulla, non vendiamo cappe chimiche, quindi mi sento di poter parlare a favore e a sfavore di entrambi quelli che possono essere le due tipologie. Quindi entriamo subito nel discorso. Che cosa voglio dirti? Voglio dirti, tu hai una cappa chimica, partiamo dal presupposto che la hai o se la devi acquistare, quindi puoi seguire le stesse indicazioni. Partiamo dal presupposto che tu hai una cappa chimica. Questa cappa chimica ha un canale di espulsione sopra la cappa. Se questo canale di espulsione è collegato mediante tubazione, spero rigida, all'esterno, sarà una cappa di tipo ducted, che dicevamo prima, quindi estrazione totale. Che vuol dire? Vuol dire che l'aria viene aspirata dal fronte, immessa all'interno di quella che è la cappa e buttata fuori completamente. In genere, ora, per generalizzarla, poi possiamo scendere nel dettaglio. Ci sono cappe chimiche ducted che all'esterno presentano dei box filtri e quant'altro, e quindi questo è. Però adesso a te interessa solamente sapere che ducted vuol dire che l'aria viene presa dal tuo laboratorio e espulsa all'esterno. La cappa invece ductless, l'aria viene presa sempre sul fronte, quindi c'è un'aspirazione frontale, perché ricordo che le cappe chimiche servono a tutelare assolutamente solo l'operatore, quindi non si tratta, perché ovviamente non essendo cappe biologiche non c'è bisogno di una sterilità su quella che è la cappa, e quindi devono solamente essere contenuti quelli che sono i vapori all'interno della cappa, quindi dove devono essere manipolati. Quindi tu, dicevamo, utilizzi una cappa ductless a ricircolo nel momento in cui viene presa l'aria sul fronte, e l'aria, anziché essere espulsa all'esterno, viene filtrata all'interno mediante dei filtri a carbone attivo che sono appunto interni alla cappa. C'è un motore ovviamente in questo caso di aspirazione, e possono essere poi in automatico messi in ricircolo nell'ambiente. Ecco la differenza tra ducted e ductless. Ora scendiamo un pochino più nel dettaglio. In che senso? Nel senso che spesso mi viene fatta la domanda: è meglio una, è meglio l'altra? Io dico dipende, perché dipende da tantissimi fattori. Recentemente mi è capitato proprio da un cliente al quale insomma è stata fatta una consulenza dove la grandissima difficoltà era appunto quella dell'aria. Cioè spesso si sottovaluta ad esempio il fatto di installare una cappa a estrazione totale in un ambiente in cui non c'è, è privo di emissione d'aria. Questo che significa? Significa che se io ho una cappa che estrae ad esempio 1500 metri cubi orari d'aria dal fronte e appunto in espulsione fuori all'esterno, li dovrò anche immettere. È una banalità questa? Vi posso assicurare che non è una banalità. Laboratori che vanno in deficit d'aria è all'ordine del giorno, allora poi devono lasciare finestre e porte aperte, devono inventarsi altri stratagemmi. Quindi il consiglio è: dipende appunto dalla situazione, dal contesto in cui si trova, da che cosa bisogna andare ad utilizzare. Quindi io per esempio sto cercando di lavorare tantissimo con alcuni venditori, e man mano spero che diventino sempre di più, perché al quale sto dando tantissime informazioni gratuite, per il semplice fatto che nasce tutto da lì, parte tutto da lì, soprattutto sulle cappe nuove ovviamente. Cioè se devono essere installate delle cappe nuove e deve essere acquistata una cappa nuova, se il venditore porta un po' di know-how, di esperienza, dettata dal fatto che la può tranquillamente rubare, prendere in prestito da noi senza alcuna difficoltà, anche dei documenti che ho messo proprio online, meglio per quello che è il cliente, che non si trova dopo ad avere difficoltà. Dall'altra parte ti dico, spesso e volentieri il tutto nasce anche dal solito maledetto prezzo al ribasso, il prezzo più basso, questa
bruttissima frase che mi fa accaponare la pelle solo al pensiero, che ti mette a rischio, vuoi o non vuoi, ti basi solo su quello, senza una piccola consulenza prima, senza capire bene di che cosa hai bisogno. Quindi parti sempre da che cosa hai bisogno, dalla necessità e il contesto in cui deve essere inserita quella che è la tua cappa. Detto questo, quindi possiamo scendere un pochino più in dettaglio. Cappe ducted, quindi estrazione totale, sì, cioè le consiglio, nel senso che consiglio la cappa ducted, così come consiglio le cappe ductless, però connesse all'esterno. Cioè se puoi scegliere, se sei in una condizione in cui l'aria non ti manca all'interno del laboratorio o stai creando una situazione innovativa o quello che è, ti consiglio sempre l'estrazione all'esterno, anche se oggi la tua è una cappa che deve lavorare con urine, faccio un esempio, quindi abbatte solamente gli odori. Non sai domani che cosa può servirti o come può essere destinata, quindi sempre guardando con un occhio al futuro per non spendere male i vostri soldi. Un occhio al futuro può essere questo, cioè ho la possibilità di collegare all'esterno, ma ho la possibilità vuol dire che ho un canale adeguato, ho la possibilità mediante un aspiratore, perché non è che gli faccio fare 50 metri solamente perché dico ok ho collegato il tubo, la cappa ductless presenta già il motore all'interno e la canalizzo, questo è qualcosa che accade, gli faccio fare 20-30 metri perché tanto basta che la collego all'esterno. Assolutamente no, questo non funziona perché i motori che sono all'interno delle cappe sono studiati un po' ovviamente sovradimensionati per quello che è l'utilizzo, non sono studiati per ogni esigenza. Questa cosa spesso sfugge, questo è un piccolo dettaglio, un appunto che me lo scriverei da qualche parte, cioè i motori sono standard. Okay, per darvi quella determinata velocità possono essere portati a un voltaggio anche massimo di 220 volt, ma la velocità poi quella è, nel senso non è che sono motori di aerei, perché ovviamente devono essere, soprattutto nelle cappe a ricircolo, quindi i ductless, devono essere dimensionati per gestire l'aria che è all'interno del laboratorio, se no ci sarebbero altre problematiche di rumorosità, anche troppa eccessiva velocità, insomma, e via dicendo. Quindi devi capire quello che è il contesto in cui stai lavorando o dovrai lavorare e da lì fare un'attenta analisi e scegliere poi quella che è la cappa in funzione di quello che è la tua lavorazione. Ti dico un'altra cosa, la cappa ducted ovviamente in generale non presenta questi filtri a carbone all'interno, mentre invece la ductless sì. Poi possono essere, ripeto, montati anche dei box in esterno, questo sì. Però l'agevolazione di quella che può essere la sostituzione dei filtri a carbone è un qualcosa di interessante, perché averli all'interno della cappa direttamente nel laboratorio comporta magari dei costi e tenere sotto controllo determinati discorsi con un po' più di frequenza, mentre invece averli su un tetto esposti ci sono altre problematiche, tolto il fatto che spesso e volentieri non ci sono gli spazi, non si riesce a fare, i tetti non sono accessibili o quant'altro. Quindi valuta tu questi discorsi qua, ovviamente anche legato a quello che è l'ambiente. Mi sento di dirti assolutamente che se devi necessariamente installare una cappa ductless a ricircolo, e ce ne sono anche di ottime, magari ora scendiamo un po' più sul dettaglio senza fare i grandi nomi, però se devi comprare una cappa ductless, quindi a ricircolo nel tuo laboratorio, è importantissimo andare a vedere un po' più nel dettaglio quali filtri a carboni monterà, perché non sono tutti quanti uguali, ci sono carboni per formaldeide, carboni per acidi, solventi in generale, quindi quali sono le lavorazioni, però ecco che lì lo scambio è molto veloce, può essere adattata nel momento in cui cambia la lavorazione, si possono comprare nuovi carboni, si installano, si cambiano e via dicendo. Quindi lì però è importantissimo perché la cappa è a ricircolo, sei all'interno del tuo laboratorio. Se invece parliamo di cappa ducted, estrazione totale, tutto quello che prendi lo sposti fuori, il problema diventa lo sposti semplicemente all'esterno. Spesso però volentieri quando si fa questo non tutti montano i filtri, i box filtri, salgono tantissimi prezzi, i costruttori non ve lo accenano, spesso anche perché vengono solo vendute le cappe, non c'è una manutenzione, un'assistenza che fa questa parte di canalizzazione, insomma venite un po' lasciati così allo sbaraglio. Considerate che, ripeto, spostate il problema esterno, sempre un nostro cliente ha avuto una situazione del genere dove poi dopo, siccome entrava nelle leggi ambientali, quindi rientrate nel testo unico ambientale, se quello che state manipolando ad esempio è cancerogeno, viene buttato all'esterno, guardate, analizzate, verificate, non è la mia materia al 100%, andate a vedere se avete delle regolamentazioni a livello regionale, questo è sicuramente, che cosa dovete fare, cosa non dovete fare, se dovete regolamentarlo, se deve essere presente un sistema di abbattimento filtri, EPA, carboni e quant'altro. Quindi
Non è compro, installo la cappa e butto fuori, in base anche a quante sostanze, al quantitativo giornaliero, settimanale, mensile e quant'altro. Quindi poi da questo punto di vista ci sono consulenti molto più bravi di me che vi possono dire come come muovervi e cosa fare. Tornando a noi, se dicevamo ci sono cappe e cappe, nel senso che spesso le cappe vengono viste un po' troppo come degli arredi da laboratorio, vengono viste come degli armadi, dei banconi, ma io faccio molto il paragone con le auto, così come esiste la Ferrari e la Panda, esistono le Ferrari e la Panda nell'ambito delle cappe. Non pensate che una cappa, per dire, a ricircolo sia identica a un'altra cappa a ricircolo. Nelle cappe ducted diciamo c'è lo stesso discorso, però nelle cappe ducted abbiamo detto prendi l'aria, la butti fuori, diciamo che in linea di massima, certo, se a meno che non prendi cappe proprio scadenti, il resto sono quasi tutte allineate, sono buone cappe. Le cappe a ricircolo invece dovete fare un pochino più attenzione, perché ci sono delle cappe che secondo me fanno pena, detto proprio così, non voglio fare nomi, ma fanno veramente pena, considerando che nascono come cappe a ricircolo, vanno sotto normativa AFNOR in questo contesto, quindi l'XP, e quindi proprio a livello ricircolo all'interno del laboratorio, perché nascono e muoiono così e possono essere gestite così. Ci sono cappe che montano prefiltri e filtrini inutili, finti, cappe che non hanno un minimo di aspirazione, insomma ci sono situazioni e situazioni, quindi anche lì mi sento di dire fai attenzione, perché ci sono cappe e cappe, Ferrari, Panda, questo è un po' il discorso, cioè non mischiate sempre le mele con le pere, che è qualcosa che accade molto spesso. Quindi brevemente concludo, il discorso è questo: ti trovi con la tua cappa chimica, quella che hai ovviamente utilizzerai. Dal punto di vista di cappe spesso mi viene fatta anche la domanda di quelle che possono essere le velocità. Io dico sempre partiamo dall'analisi, cioè che cosa devi fare, non sono tutte uguali le cappe, quindi se stai lavorando con la tua cappa e vuoi sapere qual è la velocità, guarda un attimino quello che è l'articolo che ho scritto, che sicuramente riporta anche altri dettagli. Spero che insomma che queste informazioni ti siano state utili, così molto velocemente, di carattere molto veloce, però potrai approfondirle all'interno del blog del portale Kizzard, www.kizzard.it, e c'è un articolo dedicato proprio a questo, dove scendiamo un pochino più nel dettaglio, ti spiego un pochino di più certi tecnicismi, se vuoi, questo non è un problema. Se non ti sei iscritto, ti consiglio di iscriverti immediatamente al canale, così da rimanere aggiornato, condividere quelli che sono i video e commentarli. Ti ringrazio, ciao!